Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Quadriquattro News. Oggi voglio affrontare un argomento piuttosto scottante in queste ore, veramente caldo, e cioè il rischio. Qualcuno dice che il Mini 2 e il Mavic Mini rischiano di finire declassati in A3 a partire dal 2023. Tutto è nato da un video pubblicato il 23 novembre da Tech Drone Media e ripreso da Andrea Pinotti il 27 novembre in un altro video. La tesi riportata in questi due video principalmente è quella che, siccome gli standard sulla marcatura di classe hanno ridefinito in parte la definizione di MTOM, ovvero massa massima al decollo, i droni come il Mini 2 e il Mini 1, che vengono venduti anche con accessori ufficiali, a partire dal 2023 non potranno più volare in A1 ma saranno declassati in A3. Inizialmente, guardando questi due video, notando che si stava parlando degli standard di definizione, degli standard per la marcatura di classe di un drone, ho ritenuto infondata questa tesi perché è una tesi che riguarda appunto i droni con marcatura di classe. Il Mini 1 e il Mini 2 non hanno la marcatura di classe e, pesando meno di 250 grammi, secondo il regolamento 947, dovrebbero poter continuare ad essere utilizzati anche quando scadranno le Limited Open Category, ovvero a partire dal 2023. Ho detto dovrebbero perché, analizzando il regolamento 947, mi è venuto un dubbio. Il DJI Mini 2 e i suoi colleghi finiranno in A3 dal 2023? Lo vedremo tra poco, anche grazie ad una risposta ufficiale EASA che ho ricevuto. Prima di iniziare vi chiedo un like per supportare il canale e l'iscrizione se non l'avete ancora fatta, grazie. Come probabilmente già saprete, i droni di oggi senza marcatura di classe del regolamento europeo, ovvero senza il marchio C0, C1, C2, C3, C4 e C5, possono continuare ad essere utilizzati fino al 1 gennaio 2023 grazie alle Limited Open Category, sintetizzate da questa figura pubblicata sul sito EASA nelle FAQ. In pratica i droni sotto i 500 grammi di MTOM, ricordatevi MTOM di questa figura, possono essere utilizzati in A1, quelli tra 500 grammi e meno di 2 kg mantenendo una distanza di almeno 50 metri dalle persone, quindi una specie di A2 limited, mentre quelli sotto i 25 kg in A3, quindi ad almeno 150 metri di distanza dalle zone residenziali, industriali, ricreative e via dicendo. Questa facoltà è data dall'articolo 22 del regolamento 947. Dal 1 gennaio 2023 cosa accadrà? Le Limited Open Category non esisteranno più e ci saranno soltanto due categorie per i droni senza marcatura di classe. I droni sotto i 250 grammi, sempre di MTOM, potranno essere utilizzati in categoria A1, quindi come IC0, con possibilità di sorvolo persone ma non assembramenti, oppure in A3 se pesano 250 o più grammi fino a 25 kg. Ma cosa significa MTOM? MTOM significa massa massima al decollo, la massa massima dell'aeromobile senza equipaggio, compreso il carico utile e il carburante, come definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è consentito l'esercizio dell'aeromobile senza equipaggio. Perfetto, direte voi. Allora il DJI Mini 2, essendo dichiarato sotto i 249 grammi di peso al decollo, può tranquillamente operare in questa categoria anche dal 2023 in poi. Non tanto perfetto, dico io, dopo aver analizzato bene il regolamento 947. Infatti, i costruttori di droni attuali non indicano nelle specifiche l'MTOM, ma indicano il peso o, nelle migliori delle ipotesi, come fa DJI, il peso al decollo, ma non la massa massima al decollo. Non fa niente, direte voi.
E infatti per le limited open category non fa nulla, perché nelle limited open category articolo 22 del regolamento 947 è espressamente indicata il take off mass, ovvero la massa al decollo, che deve essere inferiore ai 250 grammi. Quindi oggi stiamo utilizzando il Mini 2 nella categoria A1 proprio per questa disposizione dell'articolo 22, che tra l'altro ci dice che la figura che abbiamo visto prima, presa dalle FAQ EASA per le Limited Open Category, che indicava M-TOM, è errata, perché non è l'M-TOM ma è la massa al decollo, non massa massima al decollo. Benissimo, direte voi, allora anche quando termineranno le Limited Open Category, cioè il 1° gennaio 2023, quando scatterà l'articolo 20, potremo continuare a utilizzare il Mini 2 come oggi. Magari, dico io, perché mi sono accorto di questa cosa. L'articolo 20 non fa più riferimento alla massa al decollo, ma fa riferimento all'M-TOM, massima massa al decollo, che deve essere inferiore ai 250 grammi. Purtroppo, come abbiamo visto prima, il DJI Mini 2 viene dichiarato inferiore ai 249 grammi, ma come valore di massa al decollo e non come M-TOM. Così, nel dubbio, ho scritto all'ingegner Datale di Rubbo, che ringrazio perché collabora spesso dandomi informazioni preziosissime che sono utili a tutti noi, e quindi lo ringrazio per questa grande disponibilità che ha sempre dimostrato nel tempo. Ingegnere di Rubbo, che è responsabile droni di EASA. Come potete leggere, ho espresso all'ingegnere di Rubbo gli stessi dubbi che ho espresso prima qua, facendo presente questa differenza tra il valore dichiarato dai costruttori dei droni senza marcatura di classe, cioè il peso o comunque il peso al decollo, e il regolamento che fa la distinzione con l'M-TOM per quanto riguarda l'articolo 20. E quindi ho chiesto se espressamente se il DJI Mini 2 può essere considerato inferiore ai 249 grammi anche quando scatterà l'articolo 20. A favore di chi mi segue ma che non conosce l'italiano, quindi degli stranieri che sono iscritti al canale, ho tradotto la mia domanda anche in inglese e ne approfitto per salutarvi tutti voi che non conoscete l'italiano e che state seguendo il canale Quadricottero News. Grazie. Nel frattempo vi chiedo, secondo voi quale sarà stata la risposta dell'ingegnere di Rubbo? Qual è la risposta EASA a questa domanda? Il DJI Mini 2 veramente sarà declassato in A3 nel 2023? Ed ecco la risposta che mi ha dato EASA nella persona dell'ingegnere di Rubbo, che ho ricevuto oggi nel primo pomeriggio. Caro Danilo, mi dice l'ingegnere di Rubbo, la tua come al solito è un'ottima domanda. Come parte dei requisiti del marchio di classe, i costruttori saranno obbligati a dichiarare il peso massimo al decollo, M-TOM, cioè quello usato durante la fase di test, verificando la sicurezza del drone in tutte le condizioni di volo, considerando il payload più pesante installabile, massimo carburante se applicabile e ogni altro accessorio consentito. Siamo a conoscenza che non tutti i droni messi oggi sul mercato hanno l'identificazione dell'M-TOM e per questo motivo l'articolo 22 usa peso al decollo, significando che l'operatore ha il compito di misurare il peso prima del decollo e quindi usare una configurazione che rientri nei limiti della categoria. Lo abbiamo visto prima, l'articolo 22 è quello delle Limited Open Category, che dice che il drone deve pesare meno di 250 grammi in riferimento alla massa al decollo e non all'M-TOM. E per l'articolo 20 proseguiamo nella lettura della risposta. In realtà, come tu hai indicato, mi dice l'ingegnere di Rubbo, l'articolo 20 invece fa riferimento all'M-TOM, quindi una configurazione come quella del DJI Mini 2 non sarebbe ammessa in A1, in quanto l'M-TOM è superiore ai 250 grammi. In realtà penso che dovremmo considerare se il riferimento all'M-TOM dell'articolo 20 sia corretto,
in quanto si applicano le stesse considerazioni che abbiamo fatto per l'articolo 22. E questo punto è inserito nella mia lista di miglioramenti al regolamento che proporrò alla Commissione per il prossimo anno. Quindi, secondo questa risposta, a causa dell'articolo 20 che fa riferimento all'MTOM, il DJI Mini 2 non potrà essere utilizzato in A1 a partire dal 2023. Se la Commissione non modificherà l'articolo 20 inserendo massa al decollo al posto di MTOM. L'ingegnere di Rubbo, come potete leggere, mi ha anche riferito che c'è una richiesta in corso da parte degli Stati membri per prorogare di almeno un anno sia la scadenza delle Limited Open Category che la data in cui scatterà l'articolo 20. Ci tornerò tra poco. Nel frattempo, sempre a favore degli amici in lingua straniera, ho tradotto in inglese la risposta di Dirubbo, anche probabilmente c'è qualche errore, perdonate qualche errore di traduzione. Quindi, riepilogando, per evitare che il DJI Mini 2 e tanti altri droni sotto i 250 grammi finiscano in A3 nel 2023, EASA farà una proposta per modificare l'articolo 20 inserendo massa al decollo al posto di massa massima al decollo. Dal momento che gli standard sulla marcatura non saranno pronti prima di marzo 2022, gli Stati membri EASA hanno chiesto una proroga di un anno sia per l'articolo 20 che per l'articolo 22, che è quello delle Limited Open Category. Quindi le Limited Open Category, se questa proroga sarà accettata, scadranno il 1 gennaio 2024. I droni senza marcatura potranno essere venduti in Europa fino al 1 gennaio 2024. Quindi fino al 1 gennaio 2024, se questa proroga verrà accettata, si potranno vendere e comprare droni come oggi senza marcatura di classe. Invece del 1 gennaio 2023 questa scadenza sarà portata a gennaio 2024. E mentre pubblico la traduzione in inglese del riepilogo, devo dire che questa risposta di EASA mi ha sorpreso e devo dire che gli alert che erano stati dati con il video pubblicato in inglese che abbiamo visto all'inizio, ma anche con il video di Andrea Pinotti, avevano un fondamento, anche se i presupposti erano basati su una cosa diversa. Però questi alert mi hanno permesso di andare a vedere il regolamento bene e quindi di trovare questa cosa che poi EASA ha confermato esserci, e quindi c'è questa problematica. Tuttavia ritengo che non ci sia da preoccuparsi perché, come abbiamo visto, l'intenzione di EASA è quella di correggere questa differenza tra articolo 20 e articolo 22, quindi inserire anche nell'articolo 20 la massa al decollo al posto di MTOM e quindi permettere ai droni come il DJI Mini 2 di poter continuare ad essere utilizzati anche in futuro, anche nel 2023 o nel 2024 se sarà prorogato il termine, come se fosse un C0. Benissimo, direi che per ora è tutto, spero che questo video sia stato utile, e ringrazio nuovamente l'ingegnere di Rubbo per la disponibilità e tutti voi per l'attenzione. Grazie a tutti, ci vediamo con il prossimo video su Quadricottero News.